Direttore, alla luce delle comunicazioni degli ultimi giorni, qual è la situazione attuale del club? Dunque il club, che è inteso come diritti sportivi, marchio e progetto per il nuovo stadio, che poi fa capo giuridicamente a due entità giuridiche, due società, la US Città di Palermo e la MEPAL, è stato oggetto di un passaggio di proprietà dal signor Zamparini, a cui faceva capo direttamente e indirettamente, alla Sport Capital Group PLC, che è una società inglese quotata in borsa a Londra, la quale a sua volta fa capo a degli investitori, nessuno di maggioranza, quindi Simon Grant Rennie, che è il primo con 27 milioni di azioni circa, il secondo è la 8 Capital con un numero di azioni leggermente inferiore, e poi altri azionisti privati. Ci sono e ci saranno altri azionisti che sono investitori, diciamo, che comprano azioni sul mercato, come capita a tutte le società quotate. Il club è stato il primo investimento di questa società. Giuridicamente la US Città di Palermo è detenuta al 100% dalla Palermo Football Club SPA, che è un soggetto intermedio tra la società inglese e la US Città di Palermo. MEPAL, si è scritto tanto su questo argomento e Sport Capital Group adesso ha rilevato l'intera società. Sì, MEPAL è sempre stata parte integrante del progetto sportivo e quindi è stato solo una questione di tempistica leggermente ritardata rispetto al passaggio di proprietà della US Città di Palermo. Quindi chiaramente, essendo titolare del progetto stadio e del marchio, è parte integrante del progetto, diciamo, di sviluppo del calcio, diciamo, in Palermo. Quali sono stati i motivi che hanno indotto la Sport Capital Group PLC e i suoi azionisti a investire come prima operazione nel Palermo? Ma dunque, abbiamo valutato l'interesse che il calcio aveva suscitato a Palermo e abbiamo quindi riscontrato una potenzialità non solo di risultati, in miglioramento, e sono già dimostrato quello che il Palermo ha potuto raggiungere, e quindi si spera di poter ritornare a quello che è stato realizzato anni fa, ma si è anche riscontrato un interesse di attrattività, diciamo, verso la comunità che fa capo a Palermo, alla Sicilia, ai siciliani, e quindi la potenzialità di realizzare un progetto, che in modo stabile coinvolga l'interesse sportivo, diciamo, dei siciliani. Quali sono i tempi della Companies House in merito all'aumento di capitale di 15 milioni di sterline della Sport Capital Group? L'aumento di capitale è stato già sottoscritto e versato, quindi i tempi tecnici di recepimento di una registrazione, pochissimi giorni di solito. Possiamo fornire qualche anticipazione su quelli che saranno i progetti a breve e lungo termine della nuova proprietà? Allora, nel breve termine chiaramente il focus è mantenere gli eccellenti risultati che la prima squadra sta ottenendo, e quindi arrivare quindi alla promozione in Serie A. Vorremmo però affiancare fin da subito una serie di progetti che riportino i tifosi allo stadio e che riportino l'interesse che la città aveva verso la società a quello che era qualche anno fa, è stato raggiunto qualche anno fa. Quindi una serie di progetti volti a coinvolgere tifosi, comunità in modo maggiore, a seguito, a supporto della squadra. La Sport Capital ha manifestato anche l'intenzione di investire su altri club. Questo è un aspetto che potrà riguardare il Palermo Calcio. Ma dunque il Palermo Calcio, appunto, come dicevamo, è stato il primo investimento per questioni anche di opportunità, e in realtà appunto Sport Capital Group ha come missione istituzionale, insomma societaria, di investire in società di calcio e non solo nel mondo e nei correlati progetti di costruzione di stadio, comunque di attività correlate all'attività sportiva, e quindi in realtà poi ogni società avrà la sua autonomia sportiva, diciamo, nel proprio campionato, nel proprio paese di riferimento. Ci sono alcune attività dove la capogruppo può dare un contributo significativo, che sono la selezione e la negoziazione con sponsor, la negoziazione di diritti televisivi ove possibile, in ogni caso la messa a disposizione di competenze, diciamo, a supporto di tutte le società, mantenendo però ciascuna la sua autonomia sportiva. Un gruppo di imprenditori locali ha espresso la sua intenzione di intervenire al fianco del club. È una proposta al vaglio?
Ma in realtà avendo noi ricevuto, diciamo, da signor Zamparini un'indicazione dell'interesse manifestato da alcuni imprenditori e professionisti locali in passato verso la società, abbiamo ritenuto, in segno di rispetto, insomma, verso la città e la comunità locale, di proporre, diciamo, a questo gruppo, che è coordinato dal dottor Albanese, Alessandro Albanese, abbiamo appunto ritenuto di mantenere la nostra disponibilità a coinvolgere il nazionaliato con una quota di minoranza nei tempi e nei modi che riterranno opportuni. Parliamo un po' di lei. Cosa ha pensato quando le hanno proposto questo ruolo e cosa significa per lei? Ma dunque io ho lavorato assieme al mio socio Maurizio Belli di Financial Innovations nell'operazione di passaggio di proprietà, dove Maurizio Belli ha lavorato a fianco del signor Zamparini nella ricerca di un acquirente. Io mi sono trovato successivamente a supportare gli investitori nel definire il modo di intervenire. Gli investitori cercavano un manager con competenze finanziarie, prevalentemente finanziarie, e ho apprezzato da subito il progetto per le sue caratteristiche di novità e anche di ambizioni, diciamo, non solo italiane, diciamo, e quindi ho trovato molto interessante la posizione che mi è stata proposta. Tra i suoi interventi c'è stato anche quello che l'ha portata a ribadire la fiducia nei confronti del direttore Foschi, una figura che dunque resta centrale all'interno del club. Sì, in realtà non è mai stata messa in discussione, insomma, la figura del direttore Foschi. Abbiamo apprezzato da sempre, insomma, la sua esperienza e anche il modo in cui ha guidato l'attività sportiva in questa stagione. In realtà sono nate, diciamo, forse alcune incomprensioni, anche forse esagerate, insomma, poi dal modo in cui sono state comunicate, ma in realtà il supporto che la capogruppo voleva dare era un supporto di aumentare l'opportunità, diciamo, di selezione di nuovi giocatori, pur mantenendo, confermando l'attuale rosa, diciamo, della squadra, come da indicazioni di Foschi e di Stellone. Questo per lei è un battesimo ai nostri microfoni che comunque sarà seguito da un incontro ufficiale con la stampa prossimamente. Sì, in questo periodo si parla molto di attività societarie, ci piacerebbe, insomma, che si ritornasse a concentrarsi sull'attività sportiva, sui risultati della squadra e sul supporto alla squadra, però senz'altro, diciamo, avremo modo di interagire, insomma, in modo più frequente con la stampa e di organizzare anche delle comunicazioni più allargate, diciamo, prossimamente.